Tra inquinamento, stress e lavaggi frequenti, i nostri capelli hanno sempre bisogno di una coccola in più. E non a caso oggi ci andiamo a preparare insieme uno shampoo liquido naturale al miele adatto a tutti i tipi di capello, delicato sulla cute e super efficace. È una ricetta semplice, personalizzabile e perfetta per tutta la famiglia. Partiamo subito! Ciao a tutti e benvenuti sul canale di Consapevolistico. Io sono Deborah e come sempre dietro la telecamera c'è Alberto. Prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e a seguirci sui nostri social Instagram e Facebook dove condividiamo contenuti esclusivi. E non dimenticate di visitare anche il nostro sito www.consapevolistico.com in cui trovate tutti i nostri corsi disponibili insieme a tanti approfondimenti, consigli e ricette per un benessere e una bellezza 100% naturali. In questo video vediamo insieme come preparare in casa uno shampoo liquido a base di miele che non è solo super delicato adatto a tutti i tipi di capello ma che è anche autoconservante. E nella descrizione del video trovate l'articolo completo con le quantità, la lista degli ingredienti necessari e anche i link utili per l'acquisto delle materie prime insieme ai nostri codici sconto che potete utilizzare per risparmiare. Adesso passiamo subito al tutorial e noi ci vediamo alla fine dell'elaborazione per qualche dettaglio in più e anche per una sorpresa. In un recipiente resistente al calore andiamo a pesarci l'acqua, che ho qua già pesato, aggiungiamo la glicerina e incorporiamo anche l'SC in polvere. E andiamo a portare il tutto a bagnomaria a riscaldare fino a sciogliere completamente il testo attivo. Una volta sciolto andiamo a togliere dal bagnomaria e lasciamo che la temperatura scenda un pochino. A questo punto andiamo ad incorporare il cocco glucoside e la cocobetaina. E andiamo a mescolare delicatamente. Ora andiamo ad aggiungere il miele e mescoliamo. Aggiungiamo anche la fragranza o l'olio essenziale mescoliamo bene. Ora andiamo a controllare il pH
e vediamo che è un po' alcalino, intorno al 6. Lo andiamo a diminuire, ad acidificare con qualche goccia di acido lattico fino a portarlo a 5, 5.5. Ricontrolliamo il pH. E vediamo che qui l'abbiamo portato al valore corretto, 5, 5.5. E ora non ci resta che andare a travasare nel contenitore finale. E come sempre andiamo ad etichettare con nome e data. Ed eccoci qui con il nostro bel shampoo al miele pronto. Questo prodotto si conserva tranquillamente fino a 3 mesi dall'elaborazione e non ha in realtà bisogno di conservanti proprio grazie al miele che in queste quantità abbastanza importanti è perfettamente in grado di creare un ambiente in cui i microrganismi non riescono a proliferare. E se volete però incorporare un conservante extra per magari andare ad allungare leggermente la vita utile del prodotto, come ad esempio può essere il Cosgard, potete assolutamente farlo aggiungendone comunque in minima quantità. Il miele però non solo ci permette di creare un prodotto appunto autoconservante, ma porta anche moltissime proprietà al cuoio capelluto, tra cui ad esempio qualità umettanti, idratanti, nutrienti, antibatteriche. E motivo per cui appunto questo è davvero uno shampoo che si adatta bene a tutti i tipi di capello, anche se a dire il vero è sicuramente diciamo quello più secco, magari danneggiato, un cuoio capelluto sensibile e irritato che possono trarne i maggiori benefici. E un altro vantaggio importante che ci offre il miele è che dona al prodotto una consistenza che è davvero stupenda e sensoriale che permette appunto di andare ad applicare in modo agevole lo shampoo, lasciando il capello sicuramente setoso anche dopo il risciacquo. Potete scegliere il tipo di miele che preferite, però tenete presente che se utilizzate un miele magari molto denso, chiaramente la consistenza finale del prodotto cambierà di conseguenza facendo addensare parecchio lo shampoo, per cui appunto fate attenzione a questo dettaglio quando andate a selezionare il tipo di miele in questa ricetta. E per quanto riguarda i tensioattivi, che sono indispensabili per pulire il capello in modo efficace per creare quella schiuma che normalmente appunto ci aspettiamo da uno shampoo, ho scelto una sinergia di tensioattivi anionici, non ionici ed anfoteri in modo che la combinazione potesse adattarsi perfettamente a tutti i tipi di cuoio capelluto senza però risultare aggressiva. Tenete presente che bilanciare correttamente i tensioattivi, così come calcolare la giusta forza pulente in base al tipo di capello e anche incorporare tutti gli altri ingredienti che siano adatti al nostro obiettivo, è fondamentale per creare una formula equilibrata di uno shampoo. E tutti questi concetti li studiamo in profondità all'interno del corso di formulazione di cosmetici naturali per i capelli, e solo per voi che siete arrivati fino a questo punto del video c'è uno sconto del 10% valido per sempre. In questo corso non studiamo solamente come formulare ed elaborare in casa shampoo professionali, ma anche balsami con e senza risciacquo e anche maschere da trattamento. E avete anche a disposizione 2 ricettari con altre 29 formule per creare una linea che sia davvero completa per la cura naturale dei nostri capelli. E vi lascio il link con tutte le informazioni qui sotto nella descrizione del video, e ovviamente ricordatevi di inserire il codice sconto che leggete qui sotto per appunto andare a risparmiare. E siamo arrivati alla fine. Se il video vi è stato utile, mi raccomando, supportate il canale lasciandoci un bel like e iscrivetevi per non perdervi i prossimi contenuti. Vi ringrazio di cuore per essere rimasti con me fino a questo punto e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Intanto vi mando un bacione. Ciao!